E buongiorno! Buongiorno a tutti, Dove siamo, amore? siamo sempre alle Isole Eolie. Come avete visto nell'ultimo video uscito lo scorso sabato, siamo arrivati alle Eolie, ma non vogliamo farvi una telecronaca giorno per giorno come abbiamo fatto finora. Anche perché le Isole Eolie, dove restiamo per diverse settimane, le ripetiamo continuamente, sono il nostro luogo principale dove lavoriamo. Sapete che noi ospitiamo in barca e giriamo le Eolie, quindi non sarebbe altro che una ripetizione cronologica di quello che facciamo settimana per settimana. Quindi non è la nostra intenzione ripetere cronologicamente cose che facciamo tutte le settimane per diverso tempo. In ogni caso potrete già visionare i video sulle Isole Eolie nella nostra prima stagione di mare, quella del 2022. Gli episodi vanno dal 25 al 33, dove vi facciamo vedere bene tutte le diverse isole. Ed infatti in questo video vogliamo fare una cosa un po' diversa, raggruppare tutte le isole in un unico video e descrivervi brevemente cosa abbiamo visto, cosa abbiamo fatto e le nostre navigazioni di queste settimane, per poi riprendere successivamente quando lasceremo le Eolie con i video in ordine cronologico. A questo punto avremo varie immagini e varie descrizioni da parte nostra di quelle che sono le nostre impressioni sulle isole. Numero 1. Lipari, l'isola dove siamo adesso, l'isola più grande delle Eolie, anche la più abitata, l'isola che utilizziamo noi come base nautica tutte le settimane. È un'isola dove si trova praticamente tutto, ha ben 12.000 abitanti che risiedono sull'isola tutto l'anno, c'è un bel centro storico, un bel paese, una bella cittadina. Ormai dopo tutti gli anni che siamo venuti qua conosciamo praticamente tutto. Questa è l'8ª stagione che navighiamo qui, quindi la conosciamo bene. Ci siamo molto affezionati. Siamo sempre a Lipari. E siamo arrivati in questo posto che a noi piace molto, che definiamo Le Colonne, che si trova in alto, località Pirrera. Così lo chiamiamo proprio perché ha queste colonne. Con vista panoramica su Canneto, spiagge bianche di Pomice e sullo sfondo Panarea e Stromboli. E quindi, quale modo migliore di mostrare questa maglietta? Mollo tutto e vivo in barca. Grazie a Natalie che l'ha progettata, ma dobbiamo farle un appunto. Prossima volta devi aggiungere: vivo in barca e in camper. Facciamo aggiungere? Solo per sei ironi. E qui invece siamo ad Acqua Calda, un piccolo borghetto con questa bella spiaggetta di ciottoli, davvero deliziosa. Il nostro tour dell'isola di Lipari è stato possibile grazie a Foti Rent, dal quale abbiamo noleggiato uno scooterino perfetto, nuovo, che ci ha permesso di girare tutta l'isola. Foti Rent vi accoglierà sempre grazie alla competenza di Giacomo, che qua non c'è,
all'assistenza tecnica di Marco e naturalmente sempre al sorriso di Elena, che è qui. Grazie. Qui da Fotirent troverete i mezzi che vi serviranno per fare il giro dell'isola e conoscere meglio l'isola di Lipari. Un saluto! Vi aspettiamo a Lipari. Da questo bel belvedere di fronte allo scoglio del Bagno, sul lato ovest dell'isola di Lipari, dove si vede uno splendido tramonto. Cosa ne pensi di quest'isola? È un'isola chiaramente l'essenza assoluta delle Eolie. Diciamo che su Lipari si trova tutto quello che si trova alle Eolie. Lipari va scoperta, non solo via mare ma anche via terra. Ha tanti piccoli punti da scoprire, da visitare, da vedere, che la rendono unica. Tramonto su Filicudi. Ecco, questo qua è il porticciolo di Pignataro. Ciauri Mare, il nuovo ristorante che ancora non abbiamo provato. Ora ci andiamo. Tempo! Siete già. mancati, dobbiamo dire la verità, ci Vero? siete mancati, assolutamente. Ma perché noi manchiamo, noi manchiamo. Numero 2, Salina. La seconda isola delle Eolie per grandezza, l'isola che ha comunque la montagna più alta, Fosso delle Felci, un vulcano ormai spento che raggiunge quasi i 1000 metri, 970, e la terza vetta che è Monte dei Porri, che raggiunge quasi i 900 metri, 890. L'isola di Salina si contraddistingue per queste due belle vette che danno questa immagine particolare dell'isola. L'isola di Salina è considerata l'isola verde delle Eolie, anche per le sue numerose coltivazioni di vigne. Ci sono circa 8 cantine, che negli ultimi 50 anni è stato recuperato il vecchio vitigno greco della Malvasia nelle diverse sue forme, sia Malvasia secca che Malvasia dolce, cioè i grappoli vengono lasciati essiccare al sole e quindi si disidratano un po' e acquisiscono il loro sapore zuccherino. È un'isola molto bella, molto affascinante. Sull'isola di Salina è anche presente la famosa Pollara, che è un cratere inabissato dove c'è un piccolo villaggio, ed è famosa perché in questa zona, in questa spiaggia, è stato girato parte del film Il Postino di Massimo Troisi. Salina è forse l'isola che piace alla maggior parte delle persone, forse perché è molto verde, molto ricca di vigne. Io la chiamo l'isola ruffiana, simpaticamente, perché è un'isola che appena uno la vede piace subito. Siamo a Lingua di Salina, andiamo a salutare i ragazzi, Alfredo, Angelo, Piero, Santina e tutti gli altri che ci aspettano per la cena. Ciao, aspetta. Ben arrivati. Grazie. Aspetta, è che siamo diventati social, quindi ecco qua Angelo. Ciao. E Alfredo. Ciao Alfredo. Ti mancavate. Tutti e tre, guardate qua, lo staff di Alfredo, pane cunzato e granite. Dopo la Rai, dopo tutte le trasmissioni Mediaset, dopo tutti qua, ecco, anche se è l'ironico, può presentare Alfredo, che è colui che ha creato un impero. Ha creato un impero, vero Alfredo? Da quando? Da quanti anni che hai creato? Più di 50 anni. La sapevo fare. Questa è la sua creatura, che adesso ovviamente portano i figli e tutto lo staff giovane, però il boss di Lingua. Il boss di Lingua. Ma il bello delle Eolie è proprio questo, che sono isole, 7 isole completamente diverse una dall'altra, e quindi è bene scoprirle tutte, una per uno, lentamente. Ognuna con la sua caratteristica peculiare.
Numero 3. La terza isola delle Eolie è Vulcano. Forse a mio giudizio la meno ruffiana delle isole Eolie. È quella che a un primo impatto può piacere un po' di meno. È un'isola che deve essere scoperta. E nel momento in cui tu la scopri, poco per volta ti piacerà sempre di più. Ha questo cratere immenso, il secondo cratere attivo delle isole Eolie, attivo non come Stromboli che ha delle esplosioni di lava, ma attivo solo dal punto di vista delle solfatare, quindi queste emissioni di zolfo, questo fumo sulfureo. Crea delle belle immagini nebbiose e caratterizza la parte nord dell'isola per il suo odore sulfureo. Vulcano. Siamo alle sabbie nere di Vulcano, forse il posto delle Eolie in cui si vede il miglior tramonto. Uovo marcio. Anche un po' puzzolento ogni tanto. Comunque è un'isola che anche questa va scoperta, in quanto l'altipiano è molto verde, molto ben coltivato, e nella parte sud c'è, a nostro giudizio, uno dei luoghi più affascinanti in assoluto di tutte le isole Eolie. Che noi amiamo particolarmente perché è un luogo molto tranquillo, dove c'è poco niente. Ci sono 2 ristoranti, una chiesetta, 4 case, un faro molto bello, nonostante sia il faro è funzionante, ma la parte bassa del faro è completamente abbandonata. Stiamo parlando di Gelso. È veramente la parte più vicina alla Sicilia e è talmente affascinante, talmente bella che non prendono i telefoni, che potrebbe essere in certe situazioni anche un vantaggio. Inoltre c'è forse quello che consideriamo il miglior ristorante eoliano, che è il ristorante di Franco, che ormai è stato anche in tante trasmissioni televisive, il nostro caro amico Franco, che comunque ha delle specialità eoliane veramente molto molto interessanti. Trattoria da Pina. Benissimo. Numero 4, Stromboli. È un'altra isola estremamente affascinante per il suo vulcano Iddu, che ne caratterizza la storia e l'atmosfera. Purtroppo negli ultimi anni determinate esplosioni, determinate situazioni vulcaniche un po' intense hanno fatto sì che venga preclusa la possibilità di ascensione al cratere come era possibile fino a qualche anno fa. Fino al 2019. E poco per volta ovviamente l'interesse turistico dell'isola è andato vagamente scemando. In più ha avuto anche alcune sfortune, un incendio che ha devastato praticamente tutta l'isola un paio d'anni fa. Questo incendio ha portato via praticamente tutta la vegetazione e ai primi temporali immediatamente il paese viene quasi sempre alluvionato e si riempie di fango. Comunque gli abitanti di Stromboli sono gente fiera e resiste. Loro continuano ad abitare Stromboli nonostante Iddu dia segni di vita sempre più costante e renda un pochettino più difficoltosa la vita nell'isola stessa. Quest'anno praticamente non ci siamo mai stati perché la navigazione era interdetta fino a una certa distanza per le imbarcazioni da diporto e quindi diciamo che l'abbiamo sempre saltata, non siamo mai riusciti ad avvicinarci, però è comunque un'isola molto affascinante che come le altre va scoperta pian piano. È visitabile principalmente a piedi dai 2 borghi principali, oltre che Ginostra, che è un piccolo borghetto di pescatori isolato dal resto dei 2 borghetti più grandi. Numero 5, Filicudi.
Qui entriamo forse nell'isola che ci ha preso il cuore più di tutti. Un'isola particolare, un'isola dove sembra che il tempo si sia fermato e che trasmette un'atmosfera al visitatore e a chi riesce a condividere le emozioni di quest'isola veramente particolare. Pecorini a Mare è un luogo magico, dove veramente si vive un'atmosfera quasi anni 60, ma ti prende veramente il cuore. E soprattutto i suoi abitanti ci hanno rapito letteralmente il cuore. Abbiamo tanti amici, tanti conoscenti che vivono lì e ogni momento, ogni settimana che la visitiamo ci fermiamo sempre con immenso piacere. E anche questa è un'isola che va scoperta sia via mare, perché ha dei punti bellissimi dove fare bagni, dove ancorare, dalle punte alla canna, piuttosto che via terra con i sentieri a piedi che portano fino alla cima di Capo Graziano, piuttosto che la parte più alta del vulcano spento di Filicudi. Filicudi è stata abitata fin nei tempi preistorici, ne è testimonianza una presenza di un villaggio preistorico su Capo Graziano e soprattutto ne è testimonianza tutti i terrazzamenti creati a dorso di muro con l'aiuto ovviamente dell'uomo, che hanno permesso di terrazzare quasi tutta l'isola e hanno permesso la coltivazione. Inoltre Filicudi è molto affascinante per le sue esplosioni di lava congelate nella zona della Canna e dello scoglio di Montenassari. Queste sculture di lava creano un'atmosfera e un luogo veramente straordinario. Numero 6. Alicudi. Alicudi. Come dice sempre Mauro? Ali ali. Cudi cudi. È un'isola che abbiamo scoperto negli ultimi anni. Inizialmente la frequentavamo poco perché gli ancoraggi sono praticamente impossibili, è un'isola completamente rotonda, le profondità sono estremamente elevate e non si può praticamente ancorare da nessuna parte. Negli ultimi anni sono stati istituiti dei piccoli campi boe e quindi si può, prendendo una boa, fermarsi in relativa sicurezza. Il tempo deve essere sempre molto tranquillo, soprattutto perché essendo un'isola come tutte le altre vulcaniche, questa ha proprio la forma di un vulcano, quindi tondeggiante e ridossi non esistono. L'isola è abitata da pochissime persone, non ci sono strade, ci sono solo scalinate e queste scalinate, per i pochi turisti che amano vivere l'isola e vivere una vacanza in assoluta tranquillità e in assoluta pace, per arrivare alle varie case c'è l'aiuto dei muli, i muli che portano le borse, portano i rifornimenti, portano tutto quello che è necessario ai rifornimenti dell'isola. Ed infatti io ho affrontato quelli che chiamano gli anelli di Alicudi e ve li farò vedere in questo video. Una salita di un paio d'ore o questo percorso a forma di anello che salendo da una parte poi prosegue e a mezza costa lungo l'isola e riscende dall'altra. Ore 6 del mattino si parte per scalare Alicudi. Guardate, sta spuntando l'alba. Alicudi è molto particolare, è l'immagine classica delle isole eoliane, in quanto è quello che uno immagina potessero essere le Eolie prima che il turismo le facesse conoscere alle folle.
È l'isola della meditazione, del relax, dello yoga, del pilates, insomma un'isola dove si va se si vuole staccare dal mondo esterno. Numero 7, l'ultima isola, la più piccola, Panarea, che è l'isola modaiola per eccellenza. Abbiamo parlato di Alicudi come l'esempio classico delle isole eoliane. Panarea è esattamente il contrario, cioè è l'esatto contrario, è la meno eoliana delle isole Eolie. È un'isola molto bella, molto carina, soprattutto ha degli ancoraggi sia sull'isola stessa milazzese che Scoglio la Nave e nelle zone limitrofe all'isola, tipo l'Isca Bianca con le bolle sulfuree che sgorgano dal fondo del mare, tipo Basiluzzo, un'isola selvaggia molto bella dove un antico imperatore romano aveva costruito una villa per vivere le sue vacanze in assoluta tranquillità. Però è molto costruita in maniera, diciamo, quasi artificiale. È un'isola che comunque va visitata, ha queste case tutte bianche, molto belle, soprattutto le parti più esterne delle ville pazzesche. A seguito dello sviluppo turistico di quest'isola si sono insediati molti negozi e ristoranti di un certo tipo, quindi negozi di marca principalmente, che la rendono unica, quindi diversa da tutte le altre. Bella, ma fashion. E con questo vi abbiamo velocemente, per quanto è possibile, presentato le isole Eolie. E ripeto, per chi le vuole vedere bene, va a rivedere i nostri video del 2022, dal numero 25 al numero 32, dove presentiamo una per una tutte le isole, dedichiamo un video ad ogni isola. E per chi volesse vederle, deve venire con noi, navigare con noi per vederle e scoprirle, farsi raccontare tutte le bellezze di quest'isola, perché sono meravigliose. Noi le amiamo dal profondo del cuore e ci torniamo ogni anno con immenso piacere. E il 2025, estate 2025, saremo ancora qua. Già. Quindi volete venire con noi? Sailing Ronic. E ricordate sempre, mettete mi piace al video, Iscrivetevi al canale. E attivate la campanella. Noi l'anno prossimo siamo ancora qua. E voi che fate? Vi aspettiamo! Ma soprattutto continuate a seguirci perché l'estate non è finita, la navigazione di Ronic continua. A presto! Ciao!